Buongiorno amici del canale. Si sente rimbombare qua dentro, Franco? Com'è che si fa? Allora, il progetto di oggi è fighissimo. Non sarà un progetto che inizio e finisco oggi, perché è un ambiente intero, è una grandissima stanza che è stata trascurata per tanti anni. Sono passati bimbi, il primo bimbo, il secondo bimbo, terzo bimbo. È un casino questo salone. È diventato il punto d'appoggio dove si metteva tutto quello che non serviva nell'immediato. Però adesso mi sono un po' stufata, è veramente disordinato e merita di essere coccolato. E quindi cosa faccio? Lavoro da sola? No, non può essere troppo grande. Emma arriva, sì, però mi serve una mano! Ciao! Ho chiamato il mio amico Luca. Sì. Tu sei anche un rivenditore Magic Paint? Sì, da sono un quanti rivenditore anni? dal 2020, da pre-pandemia. Sembra brutto ricordare prima e dopo pandemia, però la realtà È un brutto questa. ricordo, però va bene No, così. beh, è un bel ricordo. Dai. Un bel ricordo alla fine, dai. 4 anni e adesso tu quest'anno hai aperto anche un negozietto tutto Magic a Terni. Un negozietto Magic. È molto sì, bellino. Un negozio magico, sì. Però se andate a trovarlo a Terni andate a trovare sia il negozio Magic che l'altro, perché ne merita veramente tanto. Quando tu Grazie. entri è il paese dei balocchi, non puoi non spendere tutto lì dentro. Comunque, dettagli a parte, perché Luca pubblicità. mi porterà anche parecchie cosine da mettere qua dentro. Comunque, a parte questo, io ho voluto Luca perché lui è particolarmente eclettico, ma anche sposa tantissimo gli ambienti e le personalità delle persone. Quindi io ho detto sì, posso farlo io, posso chiamare tantissime persone che conosco che mi aiutino, ma per questo progetto voglio l'aiuto di Luca. Solo per i progetti difficili mi chiama, Sì. però va bene. Palestre dove non ci sono palestre, No. piscine dove non ci sono piscine. Qua c'è un bene casino. così, va benissimo. È difficile perché questa è una casa importante che ha una sua storicità, quindi non mi posso vantare di nulla perché l'ho già trovata praticamente con questa sua anima. Dobbiamo sfruttare quello che ha. Bisogna sfruttare la sua anima e renderla veramente bellissima. Siamo responsabili di una bella cosa. Sì, ma so che renderemo questo ambiente pratico e lo incorniceremo per il giusto. Sì, però lavoreremo sia su mobili, quindi ci sarà un letto, un cassettone, un mobile da restaurare, una boiserie. Praticamente non si finisce oggi, sarà una vera e propria epopea. Sì. Partiamo. Appuntate. I mobili sono spostati, messi al centro in modo che abbiano già trovato la loro disposizione finale e sono pronti per avere il restyling. Anita, mi aiuti oggi a pulire bene, mettere a posto le boiserie, perché prima si fa aba. Come si fa aba? Mettiamo 4 litri di acqua, Ok. 3 cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di Ammoniaca normale. Benissimo, allora adesso le facciamo aba con un bel pannettino morbido, laviamo tutta la boiserie, facendo attenzione ovviamente a non andare a toccare i muri. E l'acqua aba va cambiato appena è sporco, quindi se l'acqua vedete che si intorbidisce bisogna subito cambiare l'acqua, ok? Chiaro è che una volta che è stato fatto aba poi bisogna sciacquare, quindi prima fate aba dappertutto, poi prendete un bel secchio con l'acqua calda sempre, perché l'acqua calda è importantissima perché veicola il tensioattivo e sgrassa molto bene, e sciacquiamo tutto quanto. Mentre Anita sgrassa qui, io inizio col mio mobile. Su questo mobile che è antico devo andare a ripristinare parecchie cose. Qua qualcuno negli anni ha messo una vernice approssimativa colando loro dappertutto. Se guardate da vicino si vedono veramente delle brutte imperfezioni. Ricordatevi sempre, per mettere mano a dei pezzi antichi e andare a rovinarli, state fermi. È meglio comunque o lasciarlo com'è fin quando non si hanno le possibilità, oppure chiamare qualcuno che vi aiuti. Qua non so perché l'hanno fatto, probabilmente perché era sbeccato, hanno preso una vernice dorata e hanno fatto un disastro sulla parte del rosone, pitturando proprio con un pennello male. Quindi io mi ritroverò a dover riprodurre tutti questi colori e andare a ricostruire tutto, quindi sia la doratura che la parte sottostante che l'anticatura, che all'epoca qua è stata fatta a bitume e io la farò ovviamente con le cere liquide. Questo è un pezzo molto bello, ma deve essere comunque aiutato perché è stato veramente maltrattato da chi ci ha messo mano purtroppo. Venite a vedere.
Guardate qui, vedete, questo è oro e hanno passato loro una vernicetta, ma vedete che col pennello sono usciti fuori e guardate, hanno pitturato senza nessun tipo di ritegno dappertutto. Qua addirittura avranno fatto questo pezzo e hanno colato con l'oro, vedete? È proprio fatto male. Qui per esempio, se guardate bene in questo punto, vedete che con l'intenzione di fare questo bordo dorato hanno colato sotto e hanno fatto questo schifo. Quando io vi dico se non siete in grado non toccate, è per questo motivo, perché ci sono dei pezzi che hanno una storia importante dietro. Lui per esempio è tutto dipinto a mano, guardate questa porta, è tutta dipinta a mano e si possono notare sotto le decorazioni che sono veramente magnifiche. Mi è stato donato da Monica, una mia amica, un bel po' di anni fa, e io gliene ho già messo a posto uno, quello un pochettino più piccolo che ci stava a casa sua. Finalmente è arrivato il momento di mettere mano al mio, che è rimasto qua per tanti anni perché non avevo il tempo di dedicarmi solo a lui e ho detto piuttosto che farlo male lascio fermo, lo farò quando avrò il tempo, adesso è ora di metterci mano. Quindi un pannettino molto morbido, una purificazione perché poi ci devo lavorare, togliamo via tutto quello che c'è di rimasugli nel tempo e togliamo via anche una parte di bitume che altrimenti non mi lascerebbe lavorare sulla base. Prima di iniziare la sua remise en forme bisogna pensare alla struttura. Allora, è un mobile fatto molto bene, è legno massello, è solido, semplicemente è stato sposato negli anni, l'hanno un pochettino deturpato. Questo è un laterale e si sta muovendo, quindi devo rifissarlo e userò la Mastro Dash, una colla fantastica per questo tipo di utilizzo. Dopodiché, una volta incollata la prima parte e mi aiuterò con una morsa, andrò a fissare anche il laterale, perché anche lui negli anni è stato appunto spostato malamente e si è scollato. Nella parte superiore si possono ancora vedere dei residui di vecchie colle e quindi noi riusciremo con la vite, partendo da dentro e andando in fuori, a rimettere anche il laterale. Dopodiché lo metteremo dritto sulle sue gambe e inizieremo la lavorazione. Allora, una cosa molto importante è non avere fretta, avere tutti i materiali che vi servono, quindi non iniziate a fare un lavoro del genere se non avete le morse, la colla, tutto quello che vi può servire. Ricordate anche che questo tipo di colla non perdona, quindi mettete i guanti perché altrimenti le mani vi restano nere delle settimane, ne sappiamo qualche cosa io e Emma, abbiamo già provato. Una spatolina del genere, se non ce l'avete potete usare anche un legnettino a punta, insomma ricavate quello che volete, un vecchio coltello, quello che vi pare, e si inizia piano piano a lavorare e andare ad inserire la colla nella parte interna. Vedete? È importante capire che in alcuni punti loro mettevano delle colle morbide, delle colle animali, sono delle colle che con il caldo e il freddo negli anni si possono seccare e si tolgono. Questa è una delle motivazioni per cui bisogna ripristinare. Attenzione perché come vedete ha ancora l'insenatura che andrà dentro, quindi semplicemente da sistemare, ma non è rotto. Ora io andrò a incollare questa parte e anche la parte sottostante. Vedete qua c'è un po' di larghezza, di spessore, quindi andrò a mettere a posto anche questa parte qui. Unirò il tutto con una morsa e così abbiamo la superficie bella solida. Ho iniziato a mettere un po' di mastrodascia sulla spatolina, la spingo bene dentro. Dovete fare attenzione a questo passaggio perché dovete ricordare che questo tipo di colla gonfia. Quindi se voi non usate una morsa o comunque non andate nel punto giusto e la lasciate libera di vagare, lei gonfia e esce. Quindi mi raccomando, guantini, la spatolina e il tempo giusto per fare un lavoro del genere. Non fatelo se siete di corsa. Ha un'asciugatura non troppo lunga, diciamo che intorno alle 2-3 ore dovrebbe essere a posto, ma se avete modo di lasciarlo ad asciugare tutta la notte è ancora molto molto meglio. Mi raccomando, ovviamente, se ci sono degli eccessi, toglieteli, perché quando poi dopo si solidifica è dura da togliere. Fermo. Togliete l'eccesso con la spatolina, un pezzettino di carta e via. Ora io e Emma ci siamo già prese la nostra bella morsa grande e 2 pezzi di cartone, perché la morsa ovviamente non può andare a puntare sulle parti nobili del legno, ok?
quindi l'andrò ad appoggiare su questo pezzo di montante interno e sulla parte sottostante, che è sempre un montante interno, per schiacciare e per non rovinare il legno. In questo momento dovete cercare di andare il più possibile vicino al punto che dovete unire. Ovviamente io non posso andare qua perché ho la parte torta della gamba, ma devo unire questo pezzo facendo stringere, quindi mi affido alla morsa in questo punto e in questo punto. Adesso Emma pian pianino gira, avvita e noi vedremo che si avvicina. Guardate qui come si avvicina. Brava Emma, grazie, ancora un po', ti dico io stop. Ancora. Ancora. Vedete, fin quando, una volta avvicinato, arrivato al massimo, non si muove più. Una volta unito questo pezzo, che è il principale, il più importante, andiamo poi a rifinire dentro. Quindi andremo a mettere anche una morsettina per il pezzettino di legno sottostante, magari anche più piccolina, e andiamo a lavorare sul resto. Guardate, è bella bella fissa e non si muove. Quindi aspettiamo che la colla mastrodascia faccia il suo effetto e questa parte sarà incollatissima. Una volta solida la mastrodascia è esattamente come il cemento, quindi non vi preoccupate, è una colla pazzesca. Come vedete qua sembra più bianca perché man mano che prende l'ossigeno la colla diventa più chiara e gonfia. Quindi ricordate, se avete dei piccoli residui che sono fuoriusciti, toglieteli subito. Ecco qua. Bello pulito. Ora io andrò a lavorare appunto su questa parte che devo ancora incollare con un altro morsettino e andrò a mettere a posto il tutto. Queste sono le maniglie e le finiture originali, la toppettina, la maniglia del cassetto e qua c'è una fogliolina che è il piccolo pomolo a cui ti attacchi per aprire la porta. Io le metto un'oretta in aceto e sale, non di più, perché queste leghe molto antiche bisogna fare attenzione a come ci si comporta perché non voglio avere reazioni avverse. Sapete che aceto e sale va bene per togliere l'ossidatura principale, quella più esterna, dopodiché vanno lavate comunque bene con acqua e sapone e una spazzolina. Quindi non è che aceto e sale le tiro fuori, ah basta finito, no, ok? Bisogna sempre comunque lavarle molto bene. Tengo anche il dado perché voglio comunque togliere la parte ossidata anche del dado, perché c'è un pochettino di ruginina e chiudo in questo modo, evito che mi coli in giro. Quindi aceto bianco, classico aceto per insalata. Copro i miei dadi, ok. Questa soluzione non la buttate poi, la tenete in questo barattolo chiuso col coperchio, così la riusate per un'altra volta. E poi un po' di sale fino. Ancora un goccino. È molto a occhio la soluzione, non c'è una ricetta. Chiudo. Giro leggermente in modo che il sale si sciolga un po' e lascio qui. Tra un'oretta guardo, se va già bene lavo con la mia spugnettina, con la mia spazzolina e vado bene nelle cesellature, ok? Se invece non va ancora bene prolungo di un'altra ora. Non ve lo dimenticate tutta la notte, ci sono delle maniglie completamente rovinate da questa soluzione perché comunque va avanti e corrode. Luca, è arrivato il momento. Ci siamo? Di decidere. Sì. Quale tonalità darà la boiserie. Sì. Anche perché Alessandra, che arriva domani, vuole sapere cosa abbiamo deciso per il fondale. Perché lei ci ha spiegato che in base al fondale cambia tutto. Ci possono essere delle tonalità che risucchiano di più l'ombra o la luce. Quindi bisogna fare attenzione a cosa proponiamo. Sì. Allora, io so già benissimo che qua ci sono 2 tonalità che tu non avresti mai scelto, però le ho messe perché giusto da casa devono vedere tutto. È giusto. Da casa hanno quest'ansia che se non svecchiano, se non alleggeriscono con un colori tanto chiari, l'ambiente non è luminoso. A volte spesso però diventa il contrario, quindi bisogna fare attenzione. Esatto, invecchia proprio il colore scontato. Esatto. Allora, partiamo dal presupposto che questa stanza a me non interessa che sia chissà quanto luminosa, nel senso che la vivo più come relax serale, dove è proprio un'area di svago. Sì. Non ci gioco a carte, non ci faccio l'uncinetto, quindi è una parte che io voglio proprio godermi come un luogo vattato che mi coccola. Ma io amo anche rendere onore ovviamente a quello che c'è sulle pareti, però svecchiando tantissimo e dare anche un tocco di contemporaneità. Sì. Ci sono dei colori che per questo uso non sono adatti, ma noi dimostreremo a casa che mettere sempre il colore chiaro non sempre ringiovanisce, anzi spesso fa il contrario. Sì, e quello che stiamo per fare lo diamo come consiglio a tutti perché nella mente abbiamo un'immagine, molto spesso poi quando ci rapportiamo con i fatti reali l'immagine è un po' distorta dalla realtà, invece quello che stiamo per fare è una cosa utile, poi possiamo mantenerla, tenerla da parte per altre prove eccetera. Esatto. Quindi andiamo a crearci una cartella colori gigante rapportata alla nostra boiserie dove andiamo ad applicare i colori che abbiamo pensato più adatti a questo stile. Poi
non ci sono delle vere e proprie tecniche, perché a casa nostra ognuno ha il proprio gusto e diciamo che gli abbinamenti ce li creiamo a seconda del nostro di gusto. Noi ovviamente qua useremo il nostro di gusto, ma in questa cartella colori siamo andati a richiamare tutto quello che qui dentro come colore abbiamo, e poi capiremo quello che secondo noi sta meglio. Allora, ho spalmato il Clear Sand, Sì. colore che io vieto quasi sempre quando si hanno case con colori, diciamo, forti come la mia. Io non amo chi a prescindere consiglia il chiaro solo perché schiarisce, ok? Per me il colore più chiaro che può stare qua dentro è questo, che è il Dark Sand, e in certe case il Dark Sand è un grigio pieno, nel senso sembra quasi un colore molto scuro. Sì. Qui, se tu lo guardi ambientato in questa stanza, vedi che è quasi bianco. Esatto, assorbe il colore. Quindi, occhio, se avete pavimenti comunque caldi, pavimenti classici, se avete delle zone che non riescano a sopportare i bianchi, non fatevi consigliare solo dall'amica, la vicina di casa o quello che vi ha venduto le piastrelle, che il bianco dà sempre luce, perché non funziona così. Una risposta facile questa. Una risposta un po' così. Comunque tu sei bravo, carino, gentile, loro invece sanno che sono una iena. Allora, scherzi a parte, da vicino si può tranquillamente vedere, Franco, la differenza totale e sostanziale che c'è tra il Dark Sand e il Clear Sand. Ed è un mondo, guardate qui. Ora ci metto il Rocher, che tu me l'hai bocciato subito e mi hai detto no. No, Rocher no, perché... Ma spieghiamo già il perché? Spieghi Sì. tu, sì, spieghi tu. Un Rocher- pochino, non tutto il perché, un pochino. Rocher, vabbè, abbiamo ormai detto che è no, quindi tutti sappiamo che non sarà Rocher, ma perché andiamo a fare tutto troppo uguale, quindi staremo dentro un ambiente tutto troppo uguale, e visto che questa dovrà essere la zona dove si inizia e si finisce una giornata, abbiamo bisogno in realtà di rilassarci, oltre che per carità avere luce, luminosità eccetera, ma non sempre i colori chiari, come abbiamo detto prima, danno luce. È una cosa su cui sto calcando molto ultimamente, anche con le carte da parati, anche spiegando che i soffitti più scuri rispetto alle pareti non tolgono luce, tutt'altro. Se vuoi dare luce ci sono le pareti da fare chiare e ci sono le pareti da fare scure, Bisogna ok? saper vestire la stanza. Guarda che differenza, spalmati qua. A casa non lo direbbero mai che c'è una differenza No. sostanziale tra questi No, bianchi. vero. E poi spesso mi arrivano certi mariti, io non so, sono matti, vengono dentro e gli dico: ma che bianco, voglio il bianco, ma che bianco? Bianco. Ma un bianco, ma ne ho Bianco. 7 bianchi. Questo qua per me è un bianco, per esempio. Allora dico: quello lì non è bianco. Vedi che la percezione che abbiamo dei colori chiari dei bianchi cambia. Ma cambia tanto anche, comunque qualsiasi colore avvicini ad un altro colore cambia. E adesso noi diamo il new white, questo per me è il nuovo bianco. Il pepper blu da quando è arrivato ha dato uno scossone alle coscienze di tutti, mettiamola così, ed è il vero nuovo bianco, perché si sono resi conto che dosato e messo nei punti giusti dona un'eleganza e una luminosità pazzesca, perché mette in luce e dà luce a tutto il resto. Prende molti stili tra l'altro, quindi... Esatto. Sta bene veramente dal barocco, sta bene con il barocco, sta bene con il mobile classico, sta bene con il mobile Ikea, sta bene... Io dico sempre mobile Ikea perché si sa che è un mobile magari più squadrato con le forme più moderne, però certo, è per far capire un tipo di certo, stile, perché ormai chi ha i mobili Ikea ha uno stile ben definito in mente. Ok? Noi Voilà. abbiamo 4 colori completamente differenti. Sì. Un bianco avorio, quindi che non tende né al grigio né al bianco ottico. Un sabbia, perché il dark sand è un bianco sabbioso, che diventa o caldo se ha un pavimento, una parete calda, una luce calda, o freddo se ha tonalità fredde. Quindi se avete una piastrella che è simil cemento, Esattamente. lui diventa grigio. Se avete un pavimento in cotto, lui diventa caldo. È molto camaleontico. Assolutamente. Rocher, un colore chiaro, non è già più un bianco, un nocciola molto molto chiaro. Sta benissimo negli ambienti classici, messo su mobili lineari squadrati, sta bene perché dà un effetto molto caldo. Pepper blu sta bene dappertutto, d'estate, d'inverno, in primavera. Siamo un po' di parte però. No, ma chiunque lo prova poi è di parte. Quindi, a te, la tavolozza, andiamo a far vedere come sta con la boiserie. È più facile adesso? Sì, direi di sì. Emma, mi raccomando, mandiamo una foto di questa ripresa anche ad Alessandra, così saprà come organizzarsi. Ma ti do ragione,
usare il Rocher sarebbe stato forse un po' troppo scontato. Sicuramente il Rocher prende molto il fondale di questi disegni, ma è scontato, non crea un distacco, non crea questa affinità che io voglio. Lui è completamente sbagliato. Questo è quando si ascolta la vicina di casa. Ecco, quando si ascolta chi ti viene le piastre alla vicina di casa, ti consiglia il Clear Sign, che va sempre bene. Salutiamo tutte le vicine di casa. La vicina di casa però non quella gentile, quella impicciona che vuol farsi i fatti tuoi. La vicina di casa è invidiosa. Invidiosa, che controlla quando esci, quando entri con il fidanzato, attenzione. Scherzi a parte, questo non è un colore da mettere per forza ovunque, anche se è uno dei cavalli di battaglia Magic Paint, è uno dei colori più venduti il Clear Sign, perché in effetti sta tanto bene in tanti ambienti, ma magari giocate sui mobili, a parete qui starebbe molto male. E poi c'è il Pepper Blue. Pepper Blue è un colore che non c'è in questi affreschi, anche se abbiamo dei riporti di blu un po' più forti, quasi un cobalto, sì. Ma questo Pepper Blue messo qui è come se fosse il passepartout, l'eleganza senza tempo, che sarà bello adesso e sarà bello fra qualche anno. Sì. Quindi? Una cornice, sarà una cornice. Sei ancora sicuro o vuoi provare ancora altro? Sicurissimo. Quindi Pepper Blue. O tra poco vedranno? Tra poco vedranno. Partiamo. È ora di partire con la prima mano. Qui lavoreremo in questo modo: una prima mano di Magic Paint color Pepper Blue dappertutto, e poi invece di dare una seconda mano di paint, se serve, mica detto, e il protettivo, daremo una mano di Magic Wall. Questo perché il protettivo è già dentro Magic Wall e la finitura è bella, un semisatinato molto bello. In più aiuterà, agevolerà moltissimo Alessandra, perché lei che deve fare queste velature con Magic Wall è ancora più facile, perché il pennello scivola che è una meraviglia usando Magic Wall con Magic Wall. Quindi stenderemo sulla boiserie a pennello a punta, quindi un pennello utilissimo per questi utilizzi, e usiamo il nuovo rullo, quello col peletto. Qui lo vedete con l'astrocarta, perché? Perché se l'avete già usato una volta e lo vedete un pochettino incartapecorito, in questo modo si va ad alzare il peletto e farlo tornare bello morbido e soffice, cosa molto importante, perché se è morbido e soffice non lascia le passate. Quindi io ho messo il l'astrocarta, poi lo tolgo e lui rimane come un bel peluche, bello morbido. Quindi noi cosa facciamo adesso? Ci teniamo vicino sempre il nostro rullo, che deve lavorare sempre carico, mi raccomando, vedete? Questo rullo è eccezionale perché sia utilizzato con paint che con wall che con protettivo non lascia la passata, ma una cosa fondamentale è utilizzarlo sempre pieno e carico. Non dovete schiacciare, non dovete lesinare. Pennello a punta, prendiamo un po' di colore, questa vaschetta è perfetta perché scolate e non sprecate, e si parte. Con il pennello si fa tutto il contorno. Mamma mia, quanto è bello e quanto copre Pepper Blue. Quindi prendiamo colore, facciamo tutto il nostro contorno per bene, dappertutto. Poi invece, utilizzando il rullo, andiamo a tingere la parte piatta. E in questo modo faremo ancora prima, meglio, e stenderemo una superficie che per Alessandra sarà ancora più bella e veloce da lavorare. Avete domande, ragazzi? No, per adesso no. Vi piace? Vi piace steso? Sì. Ok. Confermiamo Le supposizioni. Idea, sì. Allora, mi raccomando, questo rullo bello carico, quindi prendete colore, scaricate leggermente, ok? In modo che abbia comunque del materiale sopra, e dopodiché ci si avvicina e si cerca di coprire in modo leggero, delicato, vellutato, senza lesinare, senza tirare, ok? Non si deve tirare perché altrimenti fate l'effetto contrario. Invece di coprire, togliete. Guardate che praticamente una passata, sì, ma poi una passata è perfetta ed è già sufficiente. Vedete, io adesso arrivo qua al fondo e basta, anche se potrei ancora fare un pezzo, non lo faccio. Perché? Perché altrimenti andrei a togliere invece di mettere. Adesso guardate, l'ultima passata è proprio leggera e vellutata, devo lasciare il colore sulla superficie in modo che lui abbia modo di autolivellare. Questo è un rullo sotto apposta per la stesura dei prodotti Magic Paint e Magic Wall, quindi mi raccomando, ricordatevi che non è un rullo a pelo normale, è un rullo che ha un peletto leggermente più lungo e vi aiuta veramente nella coprenza, ma soprattutto nell'evitare segni, che è un po' la cosa che cercano di fare sempre tutti quando usano il rullo. Quindi usano il rullo quasi sempre perché non amano la passata del pennello, no? Avete visto che coprenza pazzesca? Bellissimo.
Ultima passata, ho fatto l'intero pannello che è quasi 1 metro quadro e ci ho messo molto poco. Ricordate che questa è solo la prima mano, ci sarà poi la seconda che sarà la finitura perché la diamo con Magic Wall e con la seconda mano avrò un risultato ancora più vellutato perché la Magic Wall è semisatinata, quindi oltre che essere lavabile, coprente, profumata, idrorepellente è anche semisatinata e darà un effetto molto bello. E voilà! Quindi questa è solo la prima mano e direi che è veramente spettacolare. Soddisfattissimo. Passo in questo modo solo perché voglio togliere via l'effetto della pennellata finale, liscio in questo modo perché non voglio avere delle rullate differenti in altezza e basta. Ricordate che non dovete mai lesinare, perché? Perché se tirate troppo non date modo alla pittura di autolivellare e se la pittura non autolivella lascia segni. Quindi ricordate, quando stendete le cose a rullo e non volete avere delle pennellate, dei bordi e non volete avere la rullata, dovete lasciare un po' più di materiale, un po' più di pittura, in modo che con la sistemata che date dopo si abbia una superficie bella bella liscia. Allora ragazzi, continuiamo? Sì, andiamo. Per evitare di mettere il nastro carta all'affresco, che non mi sembra proprio il caso, abbiamo vicino alla porta, certo, messo un po' di nastro carta in modo da non andare a sporcare la porta che non vogliamo assolutamente colorarla. Però qui invece, dalla parte parte superiore dell'affresco, basterà mettere la spatolina e guardate, quando la togliete è perfetto. Vi faccio rivedere. Quando volete andare precisi in un punto, ma volete o non potete mettere la carta, volete risparmiare tempo, non vi piace l'idea di stare lì 2 ore a mettere la carta, prendete una spatola tipo questa, ok? Vedete? Lavorate in questo modo liscio e voilà, quando togliete avete evitato di perdere tempo a mettere il nastro carta, ma è tutto bello pulito. Ieri siamo stati decisamente costruttivi perché entro la serata abbiamo dato la prima mano di Magic Paint dappertutto, tutta la boiseria è stata fatta. Perché Magic Paint sulla boiserie? Perché su un pannello del genere così tanto lucido ho preferito comunque dare una prima mano di Magic Paint. Però ricordate, se voi avete una boiserie tipo la mia ed è un dogato cosa vuol dire? Fatto di piccole asticelle, bacchette che sono avvicinate una all'altra, oppure non avete una particolarità come la mia di lucidità del materiale, potete anche andare direttamente con Magic Wall, perché in realtà 2 mani di Magic Wall sono molto molto resistenti. Ora io devo fare una riflessione. Che usura avrà per me questa boiserie? La laverò tutti i giorni come se fosse una cucina? No, la spolvero quando serve. La laverò tutti i giorni come una sedia, come un tavolo? No. Quindi ricordate sempre, il tipo di protezione che voi utilizzate non è che deve essere utilizzata, non deve essere ragionata come se fosse un obbligo. Perché io, l'ho sempre detto anche nelle mie dirette, ho avuto un tavolo per tanti anni quando avevo i bambini piccoli in casa e l'ho sempre protetto a olio, a cera, quindi sta un po' a voi anche capire come proteggere e mantenere i mobili che colorate in casa. Questa boiserie sarà comunque appunto ai lati e ragionate nello stesso modo anche se doveste per caso fare delle travi sul soffitto, dei soffitti che sono comunque in legno, comunque materiali che non sono solo muro, ma sono anche appunto legno, pannello che vengono messi alle pareti o ai soffitti. Quindi se non avete su questi materiali un'usura giornaliera di lavaggio, come se fosse proprio un qualcosa che lavate perché lo sporcate giornalmente cucinando per dire, potete utilizzare tranquillamente la wall. Se avete piacere di guardare come si comporta la wall messo sempre su una boiserie all'esterno, andate a vedere il tutorial che ho fatto un annetto e mezzo fa, sempre con Luca, abbiamo fatto tutto il portico con una boiserie
boiserie che ho recuperato da una casa, è venuto il mio falegname, me l'ha messa a posto in bolla, me l'ha sistemata e noi l'abbiamo colorata. Ecco, a oggi, passato più di un anno e mezzo, due di sole, pioggia, noi siamo in Piemonte, quindi sapete che le temperature sono un po' diverse dal resto d'Italia, è perfetta, non ha screpolato, è idrorepellente, il sole non l'ha sbiadita, perché ricordate che la Wall ha una percentuale di pigmentazione elevatissima, molto superiore a Magic Paint. Quindi prediligete Magic Wall se avete boiserie all'esterno, se avete mura all'esterno che prendono acqua, se avete dei murettini divisori, la Wall è una soluzione eccezionale anche per la muffa e per superfici che magari si scrostano perché assorbono troppo l'acqua. Ecco, la Wall è idrorepellente e funge anche appunto da conservativo nel tempo. Quindi la seconda mano su questa boiserie la darò con Magic Wall per un altro motivo, perché visto che fra un po' arriverà Alessandra, e lei deve decorare e fare una cosa molto fine, molto raffinata che io vorrei vederla da un po', in realtà è un po' che la corteggio per questo tutorial. Voglio che il suo pennello scorra delicatamente su questa boiserie e con Magic Wall scorre ancora di più, dona delle velature differenti perché Magic Wall non è Magic Paint, non è a base di gesso ma è a base di resina e quindi sarà completamente differente, un po' più moderna, sì, però volevamo con Luca dare anche una netta divisione e differenziazione tra quello che è il muro, che è antico, e la boiserie, che per noi è una cosa moderna, non è una boiserie antica. Quindi se ha questa finitura semi-satinata della Wall, per noi è perfetta perché gioca proprio a favore di questo nuovo restyling che bisogna fare. Quindi guardate bene perché con lo stesso metodo che ieri ho usato per stendere Magic Paint, ora uso Magic Wall. Ovviamente sempre Pepper Blue, perché andiamo tono su tono e non vi dovete spaventare se quando iniziate a stendere il Pepper Blue della Wall vedete una differenza di colore. In realtà i colori di resina fatti con la resina vanno molto a scurire, molto più dei colori fatti a gesso. Quindi quando voi prendete il pennello e andate a stendere la prima passata di Wall vedrete un blu diverso. Ecco, non vi dovete preoccupare perché questo blu tranquillamente quando si asciuga, si scurisce, si va a unificare alla perfezione al blu che avete già steso prima. Parlo di blu perché io sto usando il blu, ma ovviamente è lo stesso discorso per quanto riguarda gli altri colori Magic Paint e Magic Wall. Quindi mi comporto esattamente come ieri, una bella passata col pennello a punta su tutti i lati, in modo da togliere via i difetti che ci possono essere nelle ombreggiature dei pannelli laterali. Ecco qua. E poi col mio rullo, lo stesso rullo che ho usato ieri per stendere Magic Paint, vado a lisciare la superficie nel centro del pannello. Questa cosa l'ho fatta anche per facilitare un pochettino il gioco ad Alessandra, nel senso che il suo pennello scorrerà molto meglio se non avrà troppe pennellate materiche sotto e riuscirà a darmi una finitura su questo pannello ancora più liscia, lineare, vellutata. Adesso che ho creato la suspense e quindi vi aspettate che arrivi Alessandra, mi devo svegliare perché la vorrete vedere all'opera. Cercate sempre di stendere il colore, mi raccomando, col rullo pieno, non si deve mai schiacciare questo rullo, va steso col rullo pieno, va steso delicatamente. A me non interessa se fate anche in orizzontale perché siete più comodi e poi in verticale, l'importante è che mi andate subito a lisciare la superficie senza schiacciare e mi rendete il tutto morbido, il tutto miscelato, omogeneo, vellutato, ok? Questo si ottiene solo utilizzando sempre il rullo pieno e carico. Il rullo non deve essere scarico, non mi diluite la vernice alla fine solo perché vi deve bastare la vernice, non funziona così perché si nota, sono anche solo 5 grammi di acqua, vi assicuro che con il rullo si nota esattamente come col pennello. E il trucco per una stesura più che omogenea è stendere quindi a rullo pieno e appena si è finito lisciare delicatamente in questo modo per togliere eventualmente alcune attaccature, ok? Però è una coccola, una finitura come se fosse una piuma, vedete? Non vado a calcare, non vado a prendere colore, non vado a coprire, è proprio semplicemente una coccola. Ora pennello, perché sicuramente passando il rullo ai lati ho sbavato, prendo il pennello, lo appoggio delicatamente sui laterali, come sto facendo in questo momento, e vado a eliminare eventuali gocce, eventuali sbavature del rullo.
Ripeto, non vi preoccupate se vedete una tonalità differente da dove siete passati e dove non siete passati, perché si unifica nel momento in cui si asciuga, perché scurisce leggermente. E la mia boiserie è finita così, nel senso che Ale userà Magic Wall sempre per decorare, che ha già la finitura dentro, quindi io non dovrò passare protettivi. Questa parete sarà idrorepellente, protetta, lavabile, profumata, perché è profuma di gelsomino, e quindi a lavoro finito avremo anche la casa profumata. Cosa vuoi di più? Continuo. Mentre Ale sta iniziando a calibrare i suoi colori per fare la boiserie, e mentre Luca sta finendo di passare la mano di Wall su tutta la boiserie, noi andiamo avanti con il nostro mobile, perché qua da fare ce n'è parecchio. Parecchio. Quindi iniziamo a creare il colore di base per unificare tutti i brutti graffi che ci sono su questo mobile. Allora, partiamo dal presupposto che non è un restauro, ma è semplicemente una remise in forma, perché io voglio semplicemente togliere via le brutture, le sbeccature che purtroppo negli anni hanno creato sbattendo la qualsiasi su questo mobile. Quindi il mio intervento sarà molto minimo, andrò semplicemente a lavorare sulla doratura che è brutta, sbavata, e sul fondale, e ritoccare leggermente prima di mettere i pomelli, perché questi pomelli si avvitano in modo sbagliato, brutto, e quindi incastrando il pomello tu rischi di rigare la superficie sottostante. Quindi creo il colore, ritocco i punti dove hanno messo i pomelli, mettiamo subito i pomelli, così se per caso righiamo o graffiamo siamo ancora in tempo a sistemare tutto, e poi procediamo con la nostra mise en forme. Allora, per creare una tonalità il più possibile vicino a quella già esistente sul mobile bisogna partire dal marron glacé, che sapete che è il nostro protettivo noce. Io uso la versione satinata, lo metto un po' in questa ciotolina. Devo farci tutto il mobile, quindi io ne metto abbastanza. Io e Emma abbiamo già provato questa mistura che vi stiamo facendo vedere in questo momento, e di buono ha che è viscosa perché è protettivo, quindi scivola molto bene. Di contro ha che è un po' velato, quindi potrebbe non coprire subito, però noi non vogliamo proprio fare un rattoppo, vogliamo fare una velatura che vada a nascondere i difetti, gli inestetismi, quindi ci va bene. Abbiamo messo un po' di marron glacé, Sì. un po' di torta di Esatto. zucca, una puntina micro di rosso e una puntina Pochissimo. di nero. Allora, io ovviamente vi faccio vedere come si crea con i miei colori, perché sono sicura che attaccano bene su questo mobile. Voi provate tutto questo in un tappino dell'acqua, ok? Quando si fanno questi test non si fa in una ciotola. Si prende un tappino nella bottiglia dell'acqua, si stacca e si mettono 4-5 puntine di colore per ricreare proprio questa tonalità in piccola scala. Poi si fa in larga scala, ok? Per non sprecare prodotti. La percentuale più grande di colore sarà sicuramente il torta di zucca, vero? Sì, esatto. Quindi io lo metto pian pianino. Ancora un goccino di torta di zucca. Un goccino piccolo, sì. Come vedete non uso cucchiaini apposta, uso solo il pennello perché non spreco nulla e la punta del prodotto va direttamente dove deve. Ok, mettiamo una puntina di rosso. Sì. Proprio solo per scaldare leggermente. Ok. Mettiamo una puntina di nero. Proprio poco, giusto per dare profondità. Ricordate che il nero Magic Paint è eccezionale perché all'interno ha delle sfumature sia di verde che di marrone, quindi non stiamo parlando di un nero assoluto. Quindi se mettete un nero assoluto ricordatevi che raffredderà molto di più del nero Magic Paint. Ok, io ora faccio prima un test qua sul bianco, poi ti do il pennello e mi fai un test. Forse è un po' marrone, Emma. Forse un pochino di rosso Metto serve. ancora una punta di rosso, perché stendendo su una parte bianca noi ci rendiamo conto di tutte le varie sfumature che sta prendendo la nostra tonalità, che in realtà messe sul marron glacé sono molto più velate. Vado? Vai. Potremmo esserci. Potremmo esserci. Prova. In quel piedino molto rovinato, dietro. Sì. Vai. Allora. Va bene? Sì, secondo me è giusto. Perfetto. Allora io adesso vado a mettere questa nuova tonalità con un pennellino su tutta la parte in cui ci sono pomelli e toppettine. Le mettiamo perché sono già state lavate e sono bellissime. Me le fai vedere? Sì. Tieni qua. E poi andrò avanti col mio restauro, mentre tutti gli altri fanno il loro lavoro bellissimo sulla boiserie, io vado avanti con questo primo mobile. Guardate qua, ieri sera le abbiamo semplicemente lavate con del sapone di Marsiglia e una spugna e le abbiamo asciugate
Guardate, è bellissimo perché in alcuni punti ha una sfumatura un po' ramata, poi sfregandola è uscita fuori anche la doratura sottostante, bellissimi. Diciamo che a me piace anche un po' l'anticatura che hanno mantenuto con l'ossidazione, belli belli Sì, belli molto. belli. La cosa più bella è che sono sì naturali, originali, ma che non sono tutti omogenei. Quindi io e Emma andiamo a lavorare per mettere subito le maniglie. Io devo andare a sistemare purtroppo questa base che come vedete è stata molto rovinata perché negli anni questi pomelli probabilmente si sono allentati e se non sono bloccati fermi perfetti vanno a rigare il resto. Ovviamente io non voglio che questo mobile sembri nuovo perché non lo è, voglio che mantenga i suoi segni del passato, vado solo gentilmente a velare per togliere la sfumatura di bianco sottostante. Non andate a preoccuparvi del fatto che poi più avanti magari si potrebbero vedere perché il pomello coprirà quasi sempre il tutto, ma soprattutto noi andremo poi dopo a dare una patinatura anticante con le cere liquide, quindi i colori saranno molto più ovattati e lisci. Io vado a fare solo questo leggero picchiettio per andare a eliminare le parti di scavatura che ci sono. Ora sapete che il marron glacé è un po' più velato, quindi lascio passare qualche istante, poi dopo lo ripasso per intensificare la copertura. Hai mai trovato il posto giusto per i pomelli? Allora, il tuo l'ho trovato. Benissimo. Molto facile perché, guarda, ha il segno della toppa. Perfetto, bravissimo, bello. Dopo aver tolto tutti i difettini che c'erano sul fondale, passo a togliere i difettoni che purtroppo ci sono sulle dorature. Non avrei toccato queste dorature se fossero state originali come all'epoca, se fossero state in foglia oro, se fossero state appunto ancora perfette come lo erano quando il mobile è stato creato. Purtroppo sono state già colorate, imbrattate e dipinte in malo modo, quindi devo andare a colorarle per sopperire i problemi creati da qualcun altro in questi anni. Ricordate sempre che però se avete un mobile un po' rovinato, un po' usurato, bollato, ma che mantiene la patina originale del tempo, potrebbe valere la pena lasciarlo esattamente com'è. Quindi valutare, anche magari con un professionista, che cosa è meglio fare su quel pezzo prima di andare a colorare a prescindere e coprire tutto. Poi a voi. Io mi tengo vicino questa spatolina gialla che è sempre molto comoda, il mio rococò che ho la fortuna di avere sul fondo. Mi vedete? E mi basterà perché rende tantissimo. Ne ho veramente mezzo centimetro sul fondo. Perché ho la fortuna? Perché sapete che il rococò è liquido ma ha tantissimi pigmenti all'interno e si concentrano sempre verso il fondo. Quindi per quanto noi giriamo, potrebbe essere che se non siamo bravi a girare all'inizio lo prendiamo un po' più liquido e meno coprente. Invece se voi lo girate sempre molto bene lo prendete coprentissimo. Quindi io, visto che sono al fondo, avrò sicuramente una doratura perfetta e coprentissima. Scarico leggermente e inizio con la mia palettina ad andare a decorare questa parte. Io ho scelto il rococò oggi e non remida o altro perché la tonalità di oro che mi regala il rococò è eccezionale, è proprio quella che mi serviva. Con tanta pazienza andrò a ritruccare tutto il bordino dorato di questo bellissimo mobile. Non mi interessa appunto se ci saranno ancora dei difetti sottostanti, ma sappiate che è un lavoro che chiede concentrazione, mano ferma e un po' di pazienza. Potete tenere vicino a voi, ricordate, un pannettino umido, in modo che se per caso andate a sbavare, col pannettino umido lo pulite. Prendetevi anche magari vicino una palettina, quella più piccola, perché per andare a lavorare su certi punti un pochettino più diciamo curvi vi potrebbe aiutare. Io adesso farò da questo punto di vista, quindi col mobile coricato, tutto ciò che mi viene comodo fare col mobile coricato, ma le finiture negli angoli andrò poi a farle, a rifinirle nel momento in cui avrò il mobile sulle sue gambe, perché vedere questi angoli
da diverse prospettive aiuta moltissimo una buona realizzazione. Io non mi preoccupo del fatto che sotto ci sia questa rovinatura, anzi mi piace molto e fa parte degli anni del mobile, quindi lo lascio esattamente lì dov'è. Quindi parto, continuo a fare tutta la doratura su tutto il mobile dove c'è già la doratura e dopodiché lo metterò sulle sue gambe per fare le finiture e guardarlo da diverse angolazioni. Sei arrivata finalmente? Era ora. Hai fatto lavorare solo me questa volta, me, Dai, Luca, stamattina Emma. sì. Allora, noi abbiamo già preparato tutto quanto. Perché? Perché ci sarà il tuo intervento adesso. Sì. Cosa stai facendo? Sto facendo delle prove colore per vedere quali sono le sfumature più azzeccate. Perché non è facile questo colore. Tu me l'avevi detto, mi fai Elisa, ma troviamo un colore medio e invece ti ho preso un colore scuro. Per me. Però qua... Ci sta. E poi qua posso dirti una cosa, Sì. qua io sono un po' distratta da tutta questa meraviglia. Devo dirti che effettivamente... Ne vale la pena? Tanta roba. Benissimo. Sì. Allora, Capita tutti i giorni. allora sono contenta di aver chiamato anche Alessandra per questo progetto, perché anche se sarà una cosa diciamo molto moderna e lineare, non sarà una cosa troppo artistica purtroppo, anche se forse tu in un futuro potrai creare anche un corso per creare queste cose qua. Che dici? Perché no? Lo possiamo fare in un futuro, un corso per insegnare alle persone come fare delle boiserie sul muro dipinte. Sì, modanature, boiserie, perché no? Perché Ale verrà qui a dipingere tutte queste boiserie con le sfumature giuste per renderle, diciamo, contemporanee, visto che devono spezzare dal muro. Ma non oggi, no, perché tu inizi adesso, quindi lo farai oggi, ma loro lo vedranno settimana prossima, nel prossimo tutorial. Esatto. Mica ci bruciamo tutto oggi, che quanto deve essere lungo questo tutorial? Quindi, siccome ci sono molti componenti per finire il restyling completo di questa stanza e per vedere l'ambiente completamente modificato, Ale inizierà con noi tra poco, ma voi lo vedrete giovedì prossimo, vero? Che brutta cosa questa cosa che ho fatto. No, va bene. Quindi settimana prossima vedrete tutorial su come realizzare una boiserie su parete, utilizzando ovviamente Magic Wall e utilizzando dei colori molto contemporanei su queste pareti scure che non sono per niente facili. No. Salutiamo. Al prossimo restyling. Ciao!